Ciao ragazzi, oggi vedremo di risolvere, tra parentesi, un problema che spesso viene sottovalutato quando si va a realizzare un filtro, ok, per i nostri diffusori, che di norma noi lo facciamo attraverso un simulatore, che può essere BoxSim, ma anche Cross PC, ma anche Speaker Sim e tanti altri, vi ho accennato quelli diciamo gratis, free, che non ci sono grosse difficoltà a realizzare questi crossover passivi, ma potrebbero sorgere altri tipi di difficoltà che sono di carattere tecnico, economico e di ingombri, quando i filtri che vogliamo realizzare interessano le basse frequenze. Per basse frequenze intendo sotto i 200 Hz, ok? Soprattutto quando il filtro interessa un subwoofer, ad esempio, e quindi stiamo all'incirca dai 120 Hz a scendere. Beh, in questo caso non solo diventa dispendioso, i componenti sono molto costosi perché sono molto grandi di capacità, sia l'induttanza che il condensatore, ma possono essere anche difficili da reperire perché difficilmente si opera sulle basse frequenze attraverso filtri passivi, lo si fa con filtri attivi, ok? Cioè, vuole a dire, si opera a livello di segnale, si taglia il segnale prima che entri in amplificazione. Col filtro invece passivo si opera sul segnale che esce dall'amplificatore, ok? E quindi trattasi a tutti gli effetti di un circuito elettronico. In questo caso, essendo un circuito elettronico, i componenti costano poco, ok? Di norma si realizzano con degli operazionali e una manciata di componenti, ok? 10, 15 euro, 20 euro, voglio dire, ma il filtro è bello che è realizzato. La problematica nasce come realizzare, come simulare un filtro attivo. Beh, come esistono simulatori per quanto riguarda i passivi, esistono anche simulatori per quanto riguarda i filtri attivi, ok? Io fino ad oggi ho usato Filter Pro di Texas Instrument, ma ho visto proprio nel realizzare questo tutorial che ha aggiornato questo simulatore con una versione, solo che questa non è scaricabile, ma è un tool che si usa direttamente online, ok? E questo qua, Analog Filter Design, questo è il link. Qualcosa si può scaricare, ma questo va usato direttamente, ok? Necessita la registrazione, basta un'email, ok? E non altro. Ci sono vari, ma anche altri simulatori. Del resto, come si evince anche qua su questa pagina. Ma a noi ci interessa realizzare un filtro, ok, di tipo attivo. Per usare questo tool basta cliccare sul tastino qua Launch. Ecco qua. Come ci mostra questa pagina, non solo è possibile realizzare un passabanda, ma tutti quelli qua in elenco, ok? Passabanda, passa alto, stop band o il pass. Nel nostro caso ci interessa un passabasso, basta cliccare sull'immagine e si apre questa finestra. Qua vanno indicati grosso modo, né più né meno, quello che va indicato nei filtri passivi, cioè la frequenza di taglio. Ok, nel nostro caso, visto che è attivo, si può avere anche un guadagno, ma nel nostro caso non ci interessa, quindi lasciate per quanto riguarda la voce in dB a 0 dB. Ok, il più delle volte i filtri attivi sono a guadagno unitario, cioè ciò che entra è quello che esce, ok? Né più né meno. Poi, come dicevo, si va a indicare la frequenza che si vuole tagliare, quella di taglio. Nel nostro caso, ad esempio, mettiamo 120. Vedete che già il simulatore vi dà la risposta. Su questo campo si va a indicare il RIPE che si vuole accettare, ovviamente va da 0 a 3. Mettiamo 2 come media, ok? Ma potete fare tutte le simulazioni che vedete. Poi per quanto riguarda invece la pendenza di questo filtro, si può operare in via automatica indicando la frequenza massima, ok? E la pendenza di questa frequenza. Facciamo un esempio.
deve cessare, ok? A 100, cioè non deve passare oltre i 500 Hz con una pendenza a 40 dB, ok? Quindi vediamo che praticamente stiamo qua a 500, saremo a meno 40, ok? 500 a meno 41, ecco qua, vedete? Mi è difficile col mouse, però qua, ecco qua, 496 meno 40. Ovviamente posso anche cambiare l'attenuazione meno 20, oppure se abbiamo le idee ben chiare andiamo a indicare l'ordine, che può essere come sempre di primo ordine, secondo ordine, terzo ordine. Qua nel nostro caso possiamo arrivare anche a 10, ok? Ovviamente perché è molto più facile, ma mettiamo 3 del terzo ordine, ok? Ci mostrerà la risposta, la fase, ritardo di gruppo e step response. Se questa soddisfa i nostri requisiti, ok, andremo poi a selezionare la tipologia, ok, del filtro, che sono ovviamente i vari allineamenti, Bessel, Butterworth, Chebyshev, lineare e così via. Per il nostro esempio selezioniamo Bessel e clicchiamo su Select. Vediamo che ha utilizzato due operazionali, ok? Uno per un singolo polo singolo e l'altro ha utilizzato questo qua col Sullen Key, che poi potremmo anche cambiare con multi-feedback, ok? Ma possiamo lasciare anche per semplicità il Sullen Key. Vi mostra di questo circuito ovviamente la risposta, la fase, ritardo di gruppo e la step response. Se ciò soddisfa, clicchiamo su Create Design ed ecco qua. Ha realizzato questo circuito utilizzando un OPA 4187, questa manciata di componenti che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 componenti e 2 operazionali. Ok? Questi operazionali vanno alimentati con una duale a 5 volts. Si può cambiare eventualmente l'operazionale, lui vi mostrerà ovviamente come varia la fase, la risposta, il di gruppo e step response, ok? Tipo anche se voi ne avete uno, ad esempio, e volete vedere come risponde, lo impostate e così via. Si può fare l'analisi del circuito anche in base alle tolleranze. Mettiamo 5 ad esempio, che sono le peggiori, no? Il più grande tolleranza, no, c'è anche più di 5 ovviamente, ma mettiamo 5. Si può utilizzare nell'analisi ovviamente Monte Carlo, corner o ambedue, ok? Facciamo update e lui ci mostrerà ovviamente la risposta in funzione delle tolleranze per quanto riguarda Monte Carlo e corner. Fase, vedete come varia in base alle tolleranze, ritardo di gruppo, step response, eccole qua. Se ciò soddisfa, clicchiamo su export e lui ci mostra un riepilogo di ciò che già ci ha linkato precedentemente, ok? E possiamo avere anche un file di stampa in PDF cliccando su print report ed eccolo qua, il nostro circuito con due operazionali, una manciata di componenti con taglio 120. Molto semplice e veloce, ok? Bene, io mi fermo qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate e come sempre correggiamo, ok? Se questo video, questo tutorial è stato di vostro interesse, vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmene atto, io mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!